Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale o benvenuti magari per chi passa per la prima volta sotto questo contenuto, calciomercato in casa Napoli e non solo, perché ovviamente sono uscite le maglie della nuova stagione, un piccolo pensiero e la mia opinione mi sembra doverosa. Gong al Torino, si farà e come non è partito per Di Maro, così come il Napoli ha concluso la situazione portieri. Arriva Savic come secondo, tra virgolette, abbiamo chiuso anche il terzo, ma ci arriviamo, facciamo il punto della situazione, fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, se passate per la prima volta come ho detto prima mi raccomando iscrivetevi al canale attivando la campanellina così restate aggiornati in maniera cronologica. Se vi piace questo video un bel like, fa piacere al sottoscritto e come sempre diamo una mano all'algoritmo. Partiamo dal terzo portiere e poi ci curiamo del resto. Il Napoli ha chiuso un nuovo innesto per il proprio reparto portieri. Mattias Ferrante ha firmato con il club campione d'Italia. Il giovane estremo difensore, classe 2006, arriva dal Novaro Mentin, società di Serie D, e sarà inserito come terzo portiere nella rosa della prima squadra di Antonio Conte. A riferirlo sul proprio account X il giornalista esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Ferrante rappresenta il profilo giovane e di prospettiva scelto per completare il reparto alle spalle dei titolari, giusto considerarli tutti e due titolari, poi Meret e Savic, scelto per completare il reparto alle spalle dei titolari e garantire continuità anche in chiave futura. Un'opportunità importante per lui che passa dal dilettantismo a un club di vertice della Serie A, scudettato, aggiungo io, dove potrà crescere allenandosi accanto ai portieri di alto livello e sotto la guida di Antonio Conte. Benvenuto Mattias Ferrante, così come diamo il benvenuto, ma l'abbiamo già fatto tante volte perché si sapeva da tempo, scusate, benvenuto Noah Lang, è arrivato anche ovviamente l'annuncio, le visite mediche per Lucca e Beukema, il Napoli sta completando praticamente tutto. La mia opinione sulle maglie, sarò molto breve, era difficile, almeno per quanto mi riguarda, fare delle maglie che si avvicinassero per bellezza a quelle dello scudetto, ovviamente, che abbiamo vinto con Spalletti, e le maglie che sono uscite nell'annata guidata, o meglio, iniziata con Garcia. Il Napoli si è superato, a me piacciono tantissimo quelle di quest'anno e secondo me sono anche un gradino sopra, al di là della bianca che a me fa proprio morire, le maglie con diciamo i bordini dorati mi sono sempre piaciute. Ricordo una maglia del Napoli con i bordini dorati, era blu scuro e se non vado errato adesso a memoria era una maglia per le prime volte in Europa League, se non vado errato, della Diadora con i bordini dorati. Anche quella era una bella maglia, ma le maglie scudettate di quest'anno secondo me sono insuperabili. Il Napoli negli ultimi anni ci ha abituato comunque a tante maglie molto, ma molto belle. Da quando abbiamo cambiato comunque siamo passati a EA7 e quant'altro, ma queste del 25-26 sono veramente super, al di là dei cenni storici e tutte diciamo le cose che ci sono disegnate tra il vedo e non vedo sulla maglia bianca, che a me piace tantissimo, l'azzurra non c'è niente da dire, stupenda, scudettata, e così come volevamo onoriamo questo scudetto e facciamo un grande campionato, però le maglie restano comunque stupende. Grandissimo Napoli. Detto questo, i portieri, la situazione portieri e Milinkovic Savic, un attimo che riprendo la notizia. Il Napoli fino a questo momento ha concluso 5 acquisti. Se mi dai la notizia, ecco, 5 operazioni in entrata: Luca Marianucci, Kevin De Bruyne, Noah Lang, Beukema e Lorenzo Lucca. Quest'ultimo sta svolgendo le visite mediche a Villa Stewart, ma il mercato del Napoli non si ferma qua. Il sesto colpo è imminente, si tratta di Vanja, poi impareremo ancora meglio a chiamarlo. Milinkovic-Savic, portiere del Torino. Le ultime arrivano da Fabrizio Romano. Ormai è vicino alla conclusione l'accordo per Savic del Torino, dopo quello verbale raggiunto per Gong. Milinkovic-Savic aveva detto sì alla proposta del Napoli e a giugno si è trovato ovviamente l'accordo tra i club e il calciatore e siamo alle fasi finali. Grandissimo acquisto per quanto mi riguarda. A me Savic è sempre piaciuto come portiere, poi si è sempre detto sì, però se lo andiamo a vedere bene, interventi comunque malconci, qualche calo tra virgolette di pressione l'ha avuto, e io
porto sempre, la stessa opinione, ovvero bisogna vedere il portiere in base a quante volte devi coprire la porta, a quante volte devi risultare decisivo, e quindi cambia la situazione se passi da un Torino ad un Napoli, oppure da una neopromossa ad una squadra che comunque si va a giocare i primi posti in Champions League, anche perché le occasioni che ti concede una squadra di metà o bassa classifica certamente non deve concederle la squadra che lotta per i posti Champions. E Milinkovic-Savic, diciamo che si è sempre fatto trovare pronto, ragazzi, al di là di qualche defiance, ce l'hanno tutti i portieri. E poi, per il discorso che ho appena fatto, se tu mi tiri 100 volte in porta e io faccio 2-3 cappellate, quando me ne tiri 20 sicuramente la cappellata non ci esce, e quindi è un gioco di numeri. Ottimi piedi, grandissimo carisma, ottimo nelle uscite per quanto mi riguarda, portiere che non abbiamo nelle uscite e sui cross avversari, e quindi non voglio dire è il secondo, perché volevo, ed è accaduto, due primi portieri, ed è così che andiamo avanti alla grande in questa stagione. Poi ci sarà il tempo e il modo per dare il benvenuto ufficiale anche a Savic, ma come ci ha abituato questa sessione di mercato, ovvero a marzo il Napoli è su Noah Lang è arrivato a marzo, ma arriva Tizio, è arrivato Tizio, quindi il Napoli sta solamente chiudendo operazioni che ha imbastito da un bel po' di tempo, e i nomi risultano sempre gli stessi. Diciamo che è una sessione di mercato alla quale non siamo mai stati abituati, diciamolo con tutta sincerità. Siamo sempre stati abituati a tentennare, ad arrivare alla fine di agosto, arriva, non arriva il colpo, eccetera, eccetera. E invece il Napoli in questa sessione di mercato sta facendo di tutto per dare la squadra al completo ad Antonio Conte il prima possibile. Ma ci sono anche le uscite, e Manna è infuocato, Manna è infuresito. Come diceva un videogioco, se non erro si chiamava Virtua Striker e qualcosa, 97, 98, quando tu premevi tutti e quattro i pulsanti nella sala giochi, si incazzava il calciatore e dava uno schiaffo all'arbitro in primo piano. Comunque, a parte questo aneddoto di videogames passati, ovviamente mi potete anche dire, chi passa sotto questo video ed è molto più giovane di me, mi può anche dare del vecchio, io l'accetto molto ma molto volentieri. Detto questo, le uscite, Ngong va al Torino. Io l'avevo detto che il Napoli, per vedere se chiudeva Savic, stava aspettando di piazzare Ngong, e così è successo. Cyril Gong al Torino, ci siamo, affare fatto, concluso, o quasi, come scrive Fabrizio Romano su X, con tutti i dettagli dell'operazione. Prestito a 1 milione di euro, diritto di riscatto a 11 milioni, contratto quinquennale in quel di Torino. Il giocatore ha detto sì al Toro, i due club continuano a restare in contatto anche per il portiere Savic, che è ad un passo dagli azzurri. Ecco l'elenco dei partenti in casa Napoli: Mazzocchi, Asa, Simeone, l'abbiamo già detto, Folarush, Gong, Zanoli, eccetera, eccetera, eccetera. Io sono molto ma molto contento che il Napoli stia sfollando, ecco, questa situazione di esuberi e calciatori che comunque non faranno parte della rosa. Però leggiamo sempre la stessa cosa: prestito a 1 milione, diritto a 11 milioni, anche se la cifra complessiva per Gong non è male, non è male. I 12 milioni l'hai pagato forse un po' troppo per quello che hai espresso al Napoli, però c'è anche da dire che hai trovato spazio, hai trovato meno spazio, quelle volte che è entrato comunque non è che hai convinto più di tanto. Ovviamente lui ha voluto il Torino, e solo il Torino, per ritrovare comunque Baroni come tecnico, e quindi può darsi pure che rimesso a proprio agio e condizioni tecnico-tattiche come le voleva lui e come erano già un tempo, possa dare il 100%. Non sto qui a dire Ngong vai a Torino e devi fare un'annata da 0 gol, ma assolutamente no. Ngong vai a Torino e fai i buchi a terra, così il Torino ti riscatta e noi incassiamo oltre al milione gli altri 11, diciamo, del diritto di riscatto. Sarebbe una cosa fantastica
se il Napoli riuscisse poi a raccimolare tutto quel che può, che sia nella prossima sessione di mercato con tutti i prestiti che vanno in porto, anche, però cerchiamo di vendere anche a soldi direttamente qualcuno, perché poi avresti il problema anche l'anno prossimo. E quindi Giovanni Manna già si sta facendo un mazzo, perdonatemi l'espressione, veramente così grande per cercare di trovare la quadra e cercare di portare a Napoli i calciatori che ha voluto Conte, e ci sta riuscendo alla grandissima. Non se ne parla e nessuno lo dice. Giovanni Manna è un grandissimo direttore sportivo che ha capito perfettamente l'occasione che ha tra le mani, ovvero gestire il mercato di una grande squadra per alzare il livello anche della propria carriera. È una cosa che va di pari passo e Manna lo sta facendo alla grandissima. Sempre Forza Napoli, cari ragazzi, poi ci sentiamo giorno dopo giorno con aggiornamenti, perché a quanto pare il Napoli ogni giorno fa uscire qualcuno ed entra qualche nuovo acquisto, quindi probabilmente ci sentiamo domani. Voi attivate la campanellina così restate aggiornati in maniera cronologica. Ciao!